vogliamo considerarlo un branco la massoneria? Quando noi abbiamo nelle nostre officine il fiore della collettività sociale, che ha contribuito alla crescita, allo sviluppo della nazione. Perché sto rubando, sto facendo del male, sto stuprando, cosa sto facendo? E questo è il lato oscuro. Non possiamo essere associati alle organizzazioni mafiose. Qui è dove viene introdotto l'iniziando. Noi parliamo di energie, noi parliamo di sentimenti. Allora, a noi. Ci sono storie che iniziano un po' per caso e storie che invece richiedono tempo, pazienza e anche un pizzico di coraggio. Ecco, questo reportage che ho documentato possiamo dire che in un certo senso rappresenta un po' entrambe le cose. Da tempo volevo capire cosa si celasse dietro uno dei lati più enigmatici della nostra società, la massoneria. Ed è così che un giorno ho deciso di mandare una mail a una loggia massonica molto importante. In realtà, onestamente, senza grandi aspettative. Eppure, dopo poche settimane, ho ricevuto una chiamata da un signore il quale conosceva il mio nome, soltanto in un secondo momento si è presentato dicendo di appartenere a quella stessa loggia a cui io avevo mandato una mail, e il quale mi invita ufficialmente a una riunione, ossia una tenuta della loro loggia. E il massone mi dice che sono state fatte tutte le indagini sulla mia persona, quindi chi sono, quanti anni ho, chi sono i miei genitori e soprattutto hanno verificato che io avessi la fedina penale pulita e che da lì a breve avrei ricevuto l'invito ufficiale, che adesso vi mostro. Viene chiesto espressamente di non divulgare con nessuno il contenuto di questo invito, che è assolutamente riservato. Vengo quindi ufficialmente invitato a una tenuta di una loggia massonica e in più mi viene data anche la possibilità di riprendere quello che avviene durante una loro camera di consiglio e di intervistare un loro membro. Allo stesso tempo mi fanno due richieste. Mi viene chiesto di non mostrare il volto dei membri della loggia. Questo perché molti di loro hanno una doppia vita e le loro famiglie, i loro parenti non sanno assolutamente della loro appartenenza alla massoneria. E la seconda richiesta che mi viene fatta è quella di non divulgare il luogo del nostro appuntamento, quindi il luogo in cui si è tenuta questa tenuta. Ma non soltanto a voi, a nessuno. Ma sono contento di portarvi con me in questo mondo da sempre avvolto nel mistero. Buona visione. Allora Ernesto, ti posso dare del tu? Se no è quasi vecchio. Vai, grande. Prima cosa che volevo chiederti è questa. Tu, a differenza dei tuoi colleghi o fratelli, giusto? Come li chiami, diciamo, i membri? Chiamiamo per nome, ma in realtà poi fratello Ernesto, fratello Francesco, fratello quello che vuoi. Come mai hai deciso di mostrare il tuo volto? Non l'ho mai nascosto. Perché sto rubando, sto facendo del male, sto stuprando, cosa sto facendo?
sto vendendo cocaina, quelli si devono nascondere, poi vanno presi e vanno messi dove vanno messi. Quindi tu non condividi la scelta dei tuoi... No. Ok. Ma anche se non la condivido, non è che la condivido per partito preso, posso comprendere che qualcuno magari è un militare, qualcun altro ha un'attività professionale per cui è esposto al pubblico e cui magari questo pubblico non condivide certe posizioni in maniera sbagliata, errata, perché ripeto, devi guardarti dalle persone che fanno del male, che operano la cattiveria, che operano la ruberia, non chi professa un'attività culturale, chiamiamola, esoterica in questo caso, ma sempre culturale. Quando ho citato i maestri comacini, in Italia non sa niente nessuno dei maestri comacini, costruivano le cattedrali, per conto anche delle persone più potenti d'Europa, tra l'altro. Nessuno ne parla, nei libri di storia non lo trovi più. Ma facciamo un brevissimo passo indietro. La parola massoneria significa proprio mestiere del muratore. La massoneria nasce dalle antiche corporazioni di muratori medievali, ossia coloro che costruivano chiese e palazzi e si tramandavano simboli e rituali. Col tempo questi gruppi iniziarono ad accogliere anche filosofi e intellettuali, dando così origine alla massoneria moderna, non più legata all'edilizia, ma alla crescita personale e ai valori simbolici. Negli anni molti personaggi potenti, politici, militari, imprenditori sono entrati a far parte delle logge e spesso proprio lì venivano prese le decisioni che influenzavano la vita di tutti. Ma ancora oggi, nonostante secoli di storia, la massoneria resta avvolta nel mistero. Nessuno sa davvero cosa accada all'interno delle logge e questo continua ad alimentare curiosità, sospetti e leggende. Allora uno nella vita sceglie le aggregazioni che gli pare, no? Vogliamo parlare di branco? L'essere umano sta sempre distinto in branco, no? Vogliamo considerarlo un branco la massoneria? Perché di fatto è un'aggregazione di persone. Sono gli scopi che mi hanno interessato in questo branco, chiamiamolo così. E sono venuti, questo mio interesse è venuto quando io, più di 20 anni fa, ma sì di più, nel 2000, quando vado ad assistere un mio amico fraterno, che non sapevo era un fratello, e dentro la camera aveva questo foglio. Parla di precetti. Precetto è una regola, che cos'è? È quello che io chiamo il modo di essere. Perché sono una sorta di comandamenti. Ma più che comandamenti li chiamerei indirizzi di parte, no? Nel senso che ti insegnano ad avere comportamenti sociali tendenti alla virtù, al bene dell'umanità. Okay, quindi per te è fare parte di una... È uno stile di vita. Uno stile di vita. Per me è uno stile di vita, ma vorrei essere più preciso. A me piacerebbe esserlo anche, io lo sono anche fuori, non nascondo la mia posizione, perché quello può dire io sono della Lazio o del Milan, io non posso dire sono della Massone, sono massone. Dove sta scritto? Chi me lo vieta? La legge italiana un po' lo vieta, se vogliamo, no? Ma perché lo vieta? Per timore, per paura? Ma perché l'Italia non è stata fatta perché la massoneria europea ha deciso che l'Italia deve essere un paese unito e non più sud, centro e nord? È stato un atto politico quello lì. Quando in massoneria si dice non si parla di religione né di politica all'interno, io la condivido in parte, perché ritengo che si debba parlare del tipo di religione, del partitismo, ma perché l'aria che respiriamo non è politica? Tu fuori del tempio devi essere massone, con i comportamenti, con le azioni, col tuo intervento nelle attività sociali, e perché no? Fare un convegno, parlare di quello che si fa. Certo, il rito non lo dici il rito è segreto, diciamo così, no? Sotto certi aspetti, anche se tu vai su internet trovi tutto adesso, no? Ma come si svolge, è bene che si svolga nel segreto del tempio, con la porta chiusa. Sono fortemente convinto e sostenitore che il percorso iniziatico è un percorso individuale, soggettivo e personale. Ognuno vive l'esperienza esoterica a seconda della propria intimità, a seconda della propria sensibilità, e vede nei simboli
ciò che è capace di intravedere attraverso il proprio percorso di crescita. La libera moratoria in senso ampio, ma il rito scozzese nello specifico, ti pone di fronte ad un quesito categorico ed imperativo. Devi rispondere alle 3 domande: da dove vieni, chi sei e dove vai. Che non è e dove vai, non è un luogo comune, è una frase fatta, ma all'interno vi è un contenuto di analisi, di invito all'analisi interiore, alla ricerca, al cosiddetto vitreo di ognuno di noi. Non tutte le logge massoniche seguono lo stesso rito e in particolar modo questa loggia massonica segue uno dei riti più antichi massonici al mondo, che è appunto il rito scozzese. È un rito che si distingue perché ha 33 gradi gerarchici, quindi si articola in 33 gradi gerarchici e che vanno oltre i 3 semplici gradi fondamentali, che sono l'apprendista, il compagno e il maestro. Questo rito è caratterizzato da un forte simbolismo, riferimenti esoterici, filosofici e morali, e in cui l'obiettivo è il perfezionamento dell'individuo e quindi anche dell'umanità. E questo rito è da tutti considerato uno dei percorsi più completi all'interno della massoneria, soprattutto per chi vuole approfondire il significato simbolico e iniziatico della massoneria. In che modo, secondo te, si è evoluta la massoneria nel corso degli ultimi 50 anni, diciamo così, quindi siamo un po' più... Secondo me non si è evoluta. E la percezione della società nei confronti della massoneria in che modo è cambiata nel corso degli anni? Purtroppo la percezione nella società è cambiata perché ci sono stati degli eventi che hanno contribuito ad avere questo pensiero, che le logge massoniche di fatto erano delle logge di tipo mafioso, dove all'interno si radunavano i mafiosi. Purtroppo è accaduto anche questo, dove nel centro-sud spesso nelle logge c'erano dentro dei personaggi che facevano parte delle congreghe mafiose. Non possiamo essere associati alle organizzazioni mafiose quando noi abbiamo nelle nostre officine il fiore della collettività sociale che ha contribuito alla crescita, allo sviluppo della nazione. E allora è bene che ci assumiamo delle responsabilità, convinti come siamo che i contraccolpi ci possono anche essere e la resistenza al cambiamento potrebbe in qualche modo anche colpire nuovamente, ma noi saremo lì e testimonieremo a fronte della legalità che ci appartiene come concetto comportamentale. Non siamo paragonabili alle associazioni criminose, noi siamo il fiore, siamo l'aristocrazia del pensiero iniziatico e quindi sociale, economico, politico. Il libero muratore è un buon padre di famiglia, è un buon pensante, è uno che agisce a favore della legalità, che la rispetta e la promulga. Questo è essere liberi muratori. Questo merita. La fratellanza si usa anche dentro le cosche mafiose, il termine di fratello, fratellanza. Io infatti nel mio modo di vedere la massoneria ho aggiunto fraternità, perché è un atto più sociale, è più sociale come concetto umanistico. Voi non avete nulla a che fare con quel tipo di... Ma nella maniera più assoluta. Ok, Io loggia, di massoneria, quando faccio... No, ma noi quelle logge lì, anzi io nemmeno ci entro, quanto ne hanno... Soltanto se io ho il sospetto che all'interno ci sia qualcosa del genere, anche se mi invitano non ci vado. Okay. Però è giusto dirlo chiaro questo, perché magari chi non lo sa... Purtroppo esiste questo problema. Esiste oggi ancora? Ma esiste oggi forse più di ieri, perché poi si è anche accomunata la P2 a questo come qualcosa di mafioso, ma in realtà non lo era un altro tipo di atteggiamento. Perché non prendiamo di vista una cosa, che l'Italia di fatto è una colonia americana, di fatto. Quindi qualcosa che tu vuoi stravolgere, che contrasti con questo concetto, poi hai subito chi mette le mani avanti. Ma questo è un concetto di non libertà, a mio avviso. Quando tu parli di libertà, uguaglianza e fratellanza, poi ti accorgi che se tu vuoi essere veramente libero, ma non libero di fare quello che cavolo ti pare,
libero di agire, di esprimere il tuo pensiero, di migliorare le condizioni umane. La conoscenza dentro un tempio, dentro un'officina, la portano i maestri. Non si può aspettare il maestro che la conoscenza arrivi attraverso quali strumenti. Ecco perché il senso di responsabilità. Dobbiamo risvegliare gli elementi costitutivi che diedero illo tempore vita agli ordini iniziatici, ricordandoci di Platone, ricordandoci dei Comacini, ricordandoci di tutte le corporazioni di mestiere che dal mondo operativo, dopo con la data notarile del 1717, a Londra diventa una data notarile, nasce la massoneria liberale. Oggi, per entrare all'interno di una loggia massonica, cosa bisogna fare? Ad esempio nella vostra? Semplice, tu... Ci sono degli step, voi dovete fare una valutazione della persona? Ci sono assolutamente degli step, sono proprio nel rito gli step che li indica. E tu esprimi il tuo pensiero, dice, ecco, per esempio, lei mi ha fatto una domanda prima, no? Possono entrare le donne? Per esempio, lei non sapeva che le donne possono diventare massoni, anche se nel rito scozzese sono previste logge maschili, ma si è evoluta... Come esempio la vostra? La nostra è una loggia maschile, quindi tu esprimi il desiderio di entrare, per esempio, nella sono venabili a o scrivi a me o parli con un fratello, io vorrei entrare, ci sono dei documenti, delle domande di adesione da riempire nel quale tu dichiari la tua volontà perché hai compreso qual è il motivo per cui vuoi entrarci. Devi avere il codice penale, diciamo certificato penale pulito, devi avere l'altro certificato che non hai carichi pendenti, perché certo se tu hai avuto una contravvenzione per eccesso di velocità non è questo e puoi inficiare il tuo ingresso in loggia, ma se hai rubato, se hai stuprato, se hai picchiato, se ti ubriachi quotidianamente risulti nei registri. Quindi avete un codice etico rigido? Assolutamente. Okay. Quindi nella tecolatura si capisce bene quali sono le tue intenzioni. Il rito è individuale, ogni maestro che ha una responsabilità diretta verso gli apprendisti e compagni che non possono interagire, che sono inermi e attenti a ciò che devono imparare, e quindi bisogna tutelarli perché sono la continuità dell'ordine iniziatico, e la responsabilità quindi è duplice. Prima quella verso se stessi e nella logica di un sano egoismo, perché bisogna prima avere qualcosa per poterla dare a qualcun altro. Se non si ha nulla dentro, nulla potremmo dare ad altri. Quindi, E quelli sono invece gli step, cioè tu entri e sei, cioè una volta che vieni tu vieni accettato all'interno della iniziato loggia. e sei apprendista. Ok. Apprendista non puoi parlare all'interno dei lavori, ma devi ascoltare. E come si diventa invece gran maestro, giusto? Qual è la Quello è il carica più lavoro, alta? quello è il percorso interno, quello è il percorso interno. Allora, diciamo che per diventare compagno, no? Compagno d'arte si chiama, i tempi sono normalmente 3 anni, quelli che detta la ritualità. Tuttavia, se nel percorso di un apprendista tu noti che scrive delle tavole interessanti, che gli ha concesso di parlare, e tu lo vedi che il lavoro all'interno è stato fatto, è cresciuto, si è avvicinato come si deve al concetto di massoneria, di qual è lo scopo, di qual è il modo di essere massone, e perché non farlo diventare compagno d'arte prima? Qui è dove viene introdotto l'iniziando, e all'interno di questo gabinetto lui si chiama testamento, dove lui dice cosa sono per lui la patria, cosa vuole lui in futuro, per se stesso, capito? Quindi l'iniziato entra qui dentro e esprime il suo parere su 3 domande che gli vengono fatte. Ok. È importante perché tutti quei simboli hanno un significato molto particolare. Viene lasciato qui un po' di tempo giusto per comprendere quello che andrà a fare. Okay. Quante, che tu sappia, non so se lo sai, quante logge ci sono in Italia? Guarda, se non vado errato sono circa 269 obbedienze, Okay. che non è una vergogna. Perché è una vergogna? Ma perché era una diaspora di fatto.
accomunare tutti queste 269 logge, io credo siano così, diventano 2 grandi logge, ma ce lo hai sì o no un potere decisionale all'interno del tuo paese? Se tu vedi che le cose a livello politico non funzionano, un conto che tu lo esprimi separatamente 4 gatti e un conto che tu vai là in migliaia di persone. La rivoluzione francese non l'hanno fatta in 4. Questa che avete appena visto è soltanto la prima parte del reportage dentro il mondo della massoneria, una realtà fatta di riti, segreti e simboli che spesso vengono fraintesi. Ma c'è ancora tanto altro da scoprire e infatti la seconda parte uscirà il 6 maggio. Ci vediamo lì.